Lignano ha bisogno di essere rilanciata, attraverso delle azioni importanti, sostenibili, credibili. È una città che vive in mezzo all'acqua, in mezzo al verde. I cambiamenti climatici purtroppo potrebbero anche in qualche maniera metterci in difficoltà e noi abbiamo bisogno di fare tutto questo per la nostra sopravvivenza, per il nostro futuro, va bene, per la nostra economia. Quindi questo per noi è un momento straordinariamente importante. Le 3 azioni che sta mettendo in piedi Lignano per il progetto Mission Climate sono fondamentalmente il piano del verde, è un piano straordinario per la cura, va bene, il benessere e anche il rilancio della nostra città. La nostra città vive di verde. Porto Casoni, che è un progetto io definisco strepitoso, è un progetto a salvaguardia del nostro territorio, ma è un progetto anche di rilancio per le associazioni dello sport, del mare, dell'acqua, quindi è un progetto veramente in cui crediamo molto, è una grande piazza, un affaccio sulla laguna e soprattutto è un progetto che è stato ampiamente condiviso con la nostra popolazione e quindi questo ci fa enormemente piacere, l'abbiamo spiegato e raccontato. La terza cosa è il Festival della Sostenibilità, Lignano 180 gradi, che raggruppa un po' tutti questi momenti, va bene, e serve proprio per il rilancio della nostra città. Il festival è stato ampiamente condiviso con Ape FVG, che è il nostro partner, va bene, a tutti gli effetti, e quindi spero che sia un inizio di un lungo percorso. Il Piano del Verde è uno strumento facoltativo che cerca di raccontare, di gestire quello che è l'infrastruttura verde, tutto il verde del territorio di Lignano Sabbiadoro. Ne fa una lettura e poi costruisce delle strategie per capire come questa infrastruttura verde, questo verde può cambiare e può evolvere nel tempo. Nel momento in cui si elaborano queste strategie, questi strumenti di pianificazione, si cerca in un qualche modo sempre di coinvolgere in diversi modi il cittadino, in più modi, nel senso che gli si racconta che cos'è lo strumento e dove vuole arrivare lo strumento. E questo serve anche per capire forse come vive, come legge l'infrastruttura verde il cittadino e quelle che possono essere un pochino le sue esigenze. Faccio un esempio, a Lignano Sabbiadoro forse quello che è il tema più importante è proprio legato a questo 300, cioè questa necessità che il cittadino abbia a disposizione uno spazio verde, ma non solo, ma che abbia anche a disposizione uno spazio attrezzato. Per cui da questo punto di vista l'ascolto del cittadino forse è la cosa più interessante, perché ci si rende conto da chi vive il territorio, vive la città, dove andare a lavorare in modo più diretto, no? Anche più importante. A quali sfide risponde questo progetto dal punto di vista climatico? Il progetto deve rispondere ai bisogni. Uno dei problemi di quest'area, per il quale siamo stati chiamati, è che ha l'acqua. O è troppo alta o è troppo bella. Noi abbiamo dovuto rispondere ad entrambe le questioni, sia la questione delle maree, sia il fatto di potersi affacciare sulla laguna. Non ultimo il fatto di mantenere in sito le cose che devono starci, ossia le barche. Abbiamo coniugato tutto questo e abbiamo cercato di rispondere nei limiti e nei vincoli che ci hanno dato. Abbiamo fatto questo progetto dove la partecipazione è stata fondamentale, perché a noi interessa costruire un progetto fatto su misura per il luogo in cui andiamo a operare e sentire chi il luogo lo utilizza e lo condivide e lo sente come suo, per noi è fondamentale. Ecco, solo così riusciamo a dare delle risposte che siano molto precise. Poi noi ci mettiamo forse la capacità di leggere dal punto di vista ambientale, fisico e paesaggistico, quella è cosa nostra, però questi due ingredienti insieme danno un buon prodotto, ecco, e ci sembra che Porto Casoni questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. I punti di forza del percorso sono stati sicuramente una forte disponibilità e motivazione da parte dell'amministrazione sia nella componente tecnica che politica nel mettersi in gioco e quindi di accettare il gioco sapendo che si perde a un certo punto anche una parte di potere nel momento in cui si apre la cittadinanza. Dall'altra parte gli abitanti, gli utilizzatori del porto erano fortemente motivati a portare le loro istanze e questo ha fatto sì che loro prendessero parte con una certa fiducia anche di partenza agli incontri che portava loro a dire quali erano le loro esigenze e ha permesso a noi di configurare un quadro completo di quello che veniva richiesto e auspicato. Questo è un momento per noi straordinario, un momento di confronto, un momento in cui abbiamo creduto fortemente. Lignano 180 gradi, il Festival della Sostenibilità, prima edizione,
È un modo per condividere le aspettative e il futuro della nostra città. È un modo per tenere vicino a noi la popolazione, i turisti e condividere tutte queste esperienze che abbiamo fatto in questi anni con i professionisti che le hanno realizzate.